Un italiano su 4 spende tutto quello che guadagna. E questo non perché guadagnino poco, ma perché nessuno gli ha mai insegnato come gestire ciò che guadagnano. Ed esiste una regola, una sola regola che ti permette di gestire i tuoi soldi come fanno i ricchi. Si chiama regola del 25, 15, 50, 10. Lo so, è un nome del cavolo, però rende l'idea. E in questo video ti spiego esattamente come funziona, perché la maggior parte delle persone non la conosce e soprattutto come iniziare ad applicare da oggi stesso, indipendentemente da quale sia il tuo stipendio o siano le tue entrate. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche e partiamo. 4 percentuali, abbiamo 25%, abbiamo il 15%, 10% e 50%. Queste 4 percentuali sono tutto quello che ti serve per smettere di essere schiavo del tuo stipendio e iniziare a controllarlo e soprattutto moltiplicarlo. Ma su questo concetto ci torniamo tra poco. Prima devo dirti una cosa scomoda. Una cosa scomoda se credi soprattutto di diventare ricco investendo, perché non funziona così. Le statistiche oggi raccontano una storia diversa e i numeri ci dicono che il 75% dei ricchi sono imprenditori, il 15% sono investitori, qui una percentuale molto più bassa, il 7% ha ereditato, il 3% sono atleti, artisti, personaggi dello spettacolo e lo 0, qualcosa per cento sono dipendenti, che vivono solo grazie al proprio stipendio. Beh, questo già ci dice tutto. Non vuol dire che se sei dipendente, ok, allora non puoi diventare ricco. Sì, puoi diventarlo, a patto che tu agisca e gestisca le tue finanze in un determinato modo, che ti mostrerò qui. Però è importante, fin da subito, settare le giuste aspettative. Comprendi quindi come funzionano veramente le cose, quali sono i veri numeri. E c'è un elemento però, un elemento che dobbiamo prendere da qua. Questa cosa che ho scritto non è per scoraggiarti, ma per farti capire una cosa importante. Il primo grande insegnamento che quando ho compreso ha cambiato totalmente la mia vita, perché non arrivo da una famiglia ricca e mi sono dovuto costruire. Gli imprenditori possiedono aziende, gli investitori possiedono asset, investimenti, gli eredi possiedono patrimoni, gli atleti, gli artisti, gli sportivi, i dipendenti ricchi possiedono competenze. I dipendenti base hanno lo stipendio. Qual è il punto comune qui? È che se vuoi diventare ricco devi possedere qualcosa. O possiedi un'azienda, o possiedi degli asset che ti generano una ricchezza, quindi degli investimenti, o possiedi del patrimonio che puoi riversare quindi in asset, in aziende e così via, oppure possiedi competenze. Ecco perché dico anche se sei dipendente puoi comunque diventare ricco, sì, a patto che tu però vada a sviluppare delle competenze che ti permettono di scalare e diventare un dipendente alto pagato, quindi generare il tuo patrimonio, quindi distribuirlo in investimenti e così via, ma ci torniamo tra pochissimo su questo. La cosa importante ora in questa parte del video è comprendere che possedere è la chiave. Se non possiedi qualcosa di queste cose qui, quindi non possiedi nulla, sei tu quello ad essere posseduto. Sei tu ad essere posseduto dal tuo datore di lavoro, dal tuo mutuo, dal tuo affitto, da tutti i costi che hai. Questo è che piaccia o no il sistema in cui viviamo. O possiedi o sei posseduto. È progettato così. Ti pagano lo stipendio, poi arrivano bollette, affitto, mutuo, spese. Insomma, tra la metà e la fine del mese ti ritrovi subito a zero. E così ricominci, e ricominci, e ricominci ancora. Il gioco è progettato per tenerti lì, senza possesso, ma da posseduto. Cioè vieni posseduto, possiedono il tuo tempo, possiedono il tuo lavoro, e se tu rimani fermo, senza agire, rimani appunto in quel limbo dove ogni volta devi ricominciare e rimanere costantemente incastrato all'interno di questo loop. La buona notizia, questo loop si può rompere e si rompe quando inizi a gestire le tue finanze in modo diverso. Con questa regola che ti mostro, tu puoi rompere quel loop, a patto che però in assoluta umiltà e serietà ti metti ad applicare. Lo so che non è facile, però quando ho iniziato a farlo tutto è cambiato in modo drastico. Quindi torniamo sul nostro grafico e andiamo a vedere bene questa ripartizione, come funziona. Primo, il 25%. L'ho messo per primo non per caso, questa è la sezione della crescita, probabilmente la parte più importante di tutta questa suddivisione. Il primo 25% del tuo reddito deve, e ripeto, deve andare in questo fondo di crescita. Questo è il 25% che lavora per te. Non devi spenderlo, devi immediatamente investirlo. La prima parte più importante, questo 25% deve essere investita, costi quel che costi. E investito può essere sia in crescita patrimoniale che personale. E attenzione, non parlo di crescita personale nel senso più new age del termine. No, parlo di crescita concreta, cioè sviluppo di abilità che mi permettono di guadagnare di più. La parte della crescita deve permetterti di crescere a livello patrimoniale. Quindi dobbiamo comprare cose che aumentino di valore nel tempo. Quindi, primo punto, asset, cioè soldi che generano altri soldi mentre noi dormiamo. Perché è così importante questa parte qui? Beh, te lo mostro subito con un esempio. Prendiamo due persone a caso, Marco e Luca. Ora ti faccio vedere quanto è potente questa roba qui. Marco inizia a investire a 20 anni, più o meno quando ho iniziato io, con 200 euro al mese. Quindi investe 200 euro al mese. Luca invece aspetta di avere abbastanza soldi.
Quindi inizia a investire quando ha 30 anni. Però anziché 200 investe 300 euro al mese, quindi investe di più. Entrambi si fermano a 60 anni, quindi a 60 anni stoppano gli investimenti. Marco ha versato in totale, in questo lasso di tempo, 200 euro al mese, sommato sono 96.000 euro. Luca invece ne ha investiti 108.000, quindi ha investiti di più. Quindi Luca ha vinto, ha investito di più. Sbagliato. Perché se assumiamo un rendimento medio annuo del 7%, che è più o meno la rendita storica degli indici globali, come per esempio l'S&P 500, bene, Luca avrà da questi 108.000 euro generato interessi su interessi su interessi composti che hanno portato oggi ad avere 450.000 euro sul conto. Questo in 30 anni, perché ha iniziato a 30 anni. Marco però ha iniziato prima e con meno capitale, perché ha versato, come puoi vedere qua la discrepanza sono 12k in meno, quindi ha versato meno, ma in realtà si ritrova dopo 40 anni 960.000 euro, cioè praticamente il doppio. E tutto grazie a 10 anni di interesse composto. Questa è la matematica del tempo. Perché ti ho fatto questo esempio? Perché non importa quanto denaro hai, importa per quanto tempo investi. Certo sì, ovviamente se hai tanti soldi hai rendimenti maggiori, però non è da sottovalutare l'elemento tempo, perché come hai visto 10 anni di interesse composto fanno tutta la differenza del mondo. Quindi non rimandare l'investimento a quando avrò abbastanza soldi, no, investi oggi, perché il tempo è l'unica risorsa che non puoi comprare ed è l'unica risorsa che nel lungo termine ti permette di vincere. Quindi dove mettiamo questo 25%? Cancelliamo e vediamo dove distribuire questo 25%. Abbiamo detto in asset. Sì, ma asset di che tipo? Allora andiamoli a selezionare in base al rischio. Il primo asset, quello a rischio più basso, sono gli ETF su indici globali. Non devi scegliere singole azioni, non devi fare previsioni, non devi analizzare tonnellate di dati. Ti posizioni semplicemente a comprare un pezzo di mercato mondiale. Là dentro ci trovi un sacco di roba. Un esempio, l'S&P 500, le top 500 aziende più importanti americane. Oppure un All World, dentro cui trovi tutte le principali aziende mondiali, divise per mercati. E questa roba qui la puoi trovare su qualsiasi broker, su qualsiasi piattaforma, veramente ovunque. È pieno di broker gratuiti che ti danno accesso a questo tipo di ETF qui, perché sono quelli più comuni, ma non per questo sono da scartare, anzi sono secondo me una base interessante e una base importante da cui partire, soprattutto se non si ha le competenze per analizzare ogni singolo business. Non comprare azioni singole se non hai le competenze per farlo. Vai sugli ETF, molto più semplici, molto più comodi e molto più in linea su un portafoglio di lungo termine. Scegli i tuoi ETF sugli indici globali, li imposti e ci fai arrivare i soldi costantemente sopra, mese dopo mese, quel 25% che ti arriva dal tuo stipendio, dal tuo flusso di cassa, qualsiasi esso sia. Ora il problema però è, dove lo apri questo portafoglio ETF? E la maggior parte di persone si blocca proprio qui. In mezzo a decine e decine di app e commissioni nascoste. Io per questa parte di portafoglio sto utilizzando da un po' di tempo Naga. E te lo sto dicendo perché mi trovo veramente molto comodo. Perché in un unico conto ho fino a 3.000 azioni ed ETF da 15 mercati diversi. Praticamente tutto l'essenziale c'è. E le commissioni sono 0 fino a 100.000 euro di ordini al mese. Inoltre c'è una sezione chiamata Naga Insight, dentro cui trovo grafici di TradingView, analisi di trading, dati di mercato in tempo reale, tutta una serie di strumenti e di dati che prima era riservata solo agli investitori istituzionali e oggi è disponibile gratuitamente in un unico conto. E questo fa tutta la differenza perché la maggior parte dei broker comodi che si trovano là fuori in realtà poi utilizzandoli hanno delle carenze del lato dei dati che ti forniscono, carenze sui grafici. Invece qui abbiamo la possibilità di utilizzare un'app non solo per i nostri investimenti ricorrenti, pianificati, ma anche per analizzare i dati e analizzare il mercato. E questo fa veramente tutta la differenza del mondo perché un buon broker deve essere oltre che regolamentato, e Naga è assolutamente regolamentata, è autorizzata a operare in Europa e in Italia. Qui stiamo parlando di un broker affidabile, con le spalle larghe, è presente da tempo sul mercato, al punto che è quotato in borsa, e che offre tutta una serie di servizi gratuitamente all'interno di un'app che è assolutamente comodissima, facile da usare, molto intuitiva e contemporaneamente ricca di dati, grafici, insomma tutto quello che serve sia per chi ha le prime armi, sia per chi è più esperto nel mondo degli investimenti. Inoltre, con il link che ti lascio qui sotto, se ti registri oggi e fai un deposito di almeno 100 euro, Naga ti accredita un'azione reale con valore fino a 120 euro, direttamente sul tuo conto azioni reali. Ti basta aprire un conto, versare 100 euro e ricevere così il tuo titolo con valore fino a 120 euro. L'offerta ovviamente non è eterna, è attiva solo per un periodo limitato, quindi se stai pensando di iniziare a costruire quel 25% del tuo patrimonio, bene, questo è sicuramente il momento giusto per farlo. E se stai provando altri broker, potrebbe comunque essere utile provare Naga e vedere come va. Io l'ho fatto e ora mi sto trovando molto bene. Tra l'altro, sulla liquidità che depositi che non è ancora stata investita, ottieni interessi. Un'altra chicca importante che dà un valore ulteriore a questo broker.
Ti lascio il link qua sotto, se lo provi fammi sapere come ti trovi. Poi abbiamo leggermente più rischioso l'immobiliare. Nell'immobiliare puoi comprare direttamente immobili se hai abbastanza capitali, che ti generano quindi reddito perché li vai ad affittare, oppure se hai poco capitale ma vuoi comunque esportare all'immobiliare, ci sono tantissimi strumenti come per esempio i REIT, che sono fondi quotati in borsa che investono in immobili, oppure soluzioni di immobili tokenizzati. Insomma, c'è veramente un mondo, e tra l'altro ho parlato anche qua sul canale, nella mia playlist investimenti immobiliari, e trovi tutto quello che vuoi. Poi in fascia media metterei le competenze ad alto reddito: copywriting, vendita, coding, montaggio video, qualunque skill, qualunque competenza, abilità che ti permetta di aumentare il tuo reddito vendendo il tuo servizio online o vendendolo di persona, dipende poi come vuoi muoverti. Qui rientrano anche competenze specifiche nel tuo settore. Quindi per esempio se tu sei un dipendente in un determinato ambito e avere competenze extra in quell'ambito che di base non sono richieste nel tuo lavoro ma che aiutano tanto il tuo lavoro, ecco, ti permette di contrattare con il tuo titolare uno stipendio maggiore. E questa parte, anche se a medio rischio, è per me una delle parti più importanti in assoluto ed è la prima su cui mi focalizzerei all'inizio, soprattutto se hai poche entrate. Mi focalizzerei qua, nello sviluppo di competenze ad alto reddito che mi permettono quindi di crescere più velocemente, perché questa parte, 1, nessuno te la può togliere, 2, ha un tasso di ritorno sull'investimento estremamente elevato, superiore a qualsiasi altro asset. Più in alto poi nella nostra scala troviamo i business online, e-commerce, prodotti digitali, servizi. Qui abbiamo un rischio sicuramente maggiore perché si tratta di creare un'attività e quindi come tutte le attività si portano dietro dei rischi. Diffida da chi ti dice no, fai business online, guadagni un sacco di soldi. Sì, un attimo, è comunque un business, quindi richiede soldi, lanciarlo, competenze e hai gli stessi rischi che hai offline nell'aprire una panetteria. Hai capitali magari minori in gioco, ma i rischi imprenditoriali sono comunque gli stessi perché comunque è un'attività. Quindi anche in questo caso rischio maggiore, ma ancora una volta anche un ritorno maggiore rispetto alla maggior parte di altri asset. Infine, rischio massimo, ci sono gli asset alternativi, chiamiamoli, quindi Bitcoin, le cripto, collezionismo, tutto ciò che ti permette di guadagnare tanto, ma anche potenzialmente perdere tanto. Io ne ho una porzione nel mio portafoglio, ma non è la quota più alta e non è quindi la base appunto del mio portafoglio. Una cosa sensata da fare in questo caso sarebbe muoversi creando una base per una persona comune, una base più grande sui mercati, sugli indici globali, poi pian piano diversificare sulle competenze alto reddito, immobiliare, business online e così via. Se sei già imprenditore ti conviene ovviamente tenere la tua base sulle attività che lanci o sulla tua attività principale e poi diversificare tutto il resto. Però ecco, di base avere una buona percentuale in questa parte qui è sicuramente importante e ti permette di avere più stabilità. Il passo finale qui è quello di automatizzare e questa è la parte più importante che la maggior parte di persone non fa. Appena arriva lo stipendio, in automatico un 25% di quello stipendio deve fluire nel tuo fondo dedicato agli investimenti. Qualunque si siano, ETF, immobili, competenze, qualsiasi, comunque deve arrivare tutto là dentro. E puoi farlo, puoi impostare dei bonifici ricorrenti ormai in praticamente qualsiasi conto ed è anzi molto più semplice se sei un dipendente rispetto che magari come me hai delle attività, perché con delle attività non sai il mese dopo quanto guadagnerai, puoi stimarlo ma non ne puoi avere la sicurezza totale. Con uno stipendio tu sai che ogni mese ti arriva tot e quindi a priori puoi dividerti tutte le percentuali che vuoi, sistemartele in modo che tot soldi arrivano in automatico dove vuoi. Questa è una parte importante perché ti libera dal lavoro mentale, ti obbliga a seguire il piano, perché tutto va in automatico e non dipende da te. Quindi prima di consumare, di spendere per tutto quello su cui spendi mensilmente, prendi un 25% di quello che entra e investilo. Questo è fondamentale non per l'oggi, ma per il tuo domani, per il tuo futuro. E devi farlo in modo automatico prima di vedere quei soldi, perché se ti entrano sul conto, li spendi. Quindi devono in automatico, nel momento in cui entrano, andare negli investimenti. Non devi neanche vederli. Poi, secondo punto, altro punto cruciale importantissimo, 15%, questa è la tua stabilità. Il 15% di quello che ti entra deve essere un tuo patrimonio su cui fare affidamento nei casi di imprevisti. La maggior parte di persone pensa che il problema sia il non investire abbastanza. In realtà il vero problema è un altro spesso, cioè non avere un cuscinetto per pararsi il culo. E questo influisce tantissimo sulle nostre vite. Perché facciamo un esempio, hai 20 anni, stai iniziando a lavorare, ti serve una macchina, non hai soldi per comprarla perché non arrivi da una famiglia ricca, quindi cosa fai? Fai un prestito, fai un leasing, ti compri la macchina e inizi ad andare a lavoro. Dopo un anno ti si rompe la macchina, devi ripararla. Ecco, tra una rata e l'altra non hai abbastanza soldi per ripararla. Cosa fai? Sei obbligato a prendere un altro prestito per riparare la macchina. E quindi hai ancora più soldi che ti devono uscire. E quindi sei gradualmente, man mano che passa il tempo, schiacciato da ogni nuovo prestito. Tutto perché non hai creato un tuo piccolo fondo da utilizzare. Lo so cosa stai pensando, ma è difficile crearsi un fondo, un cuscinetto oggi. È difficile, sì, me ne rendo conto. Il fatto che sia difficile non ci esima dal non farlo.
dobbiamo tagliare dove possiamo e a volte anche tagliare dove non potremmo per costruirci quel dannatissimo fondo. Perché quando arrivano i problemi, non arrivano mai da soli. E questa è una legge di natura. Ti capita una cosa e poi te ne capita un'altra ancora, tutte insieme. Non so perché, ma funziona così. Ecco perché è importante avere un fondo di stabilità. In quel fondo ci fa arrivare il 15% di tutte le tue mensilità, del tuo patrimonio, e lo detieni lì per far fronte a tutte le spese improvvise. Qualora usassi quei fondi, devi reintegrarli il prima possibile, come se non fossero mai usciti. Come costruiamo quindi il nostro fondo di stabilità e come lo calcoliamo? Allora devi prendere tutte le tue spese mensili, quindi monitora per un po' di mesi tutte le tue uscite, affitti, mutui, leasing, spese alimentare, bollette, trasporti, assicurazioni, figli, tutto. Il caffè, qualsiasi cosa, le sommi, quel risultato è la tua spesa media mensile. Lo fai per X mesi e poi fai una media. Quella è la tua spesa media mensile. Facciamo finta che la tua spesa media mensile siano 1.500 euro al mese. Ora moltiplichiamo questa spesa per 6 mesi, quindi 9.000 euro. Bene, questo deve essere il tuo fondo di stabilità. Se succede qualsiasi cosa, tu devi avere almeno 9.000 euro da parte su cui poter far affidamento. E qui una cosa importantissima, dove tengo questi soldi? Devi tenerli in un luogo facilmente accessibile. Quindi li metti sul tuo conto, ok? Ma quel conto deve essere facilmente accessibile, quindi non devono essere investiti, perché sta pur certo che quando ti arriva il problema e quelli sono investiti, o fai fatica a sbloccarli, o se sono investiti per esempio su ETF, sta pur sicuro che sarà in negativo e quindi dovrai sbloccarli in negativo e girano le palle. Ecco, quei fondi devono essere liberi in euro su un conto possibilmente che ti renda qualcosa. È pieno di conti là fuori, di broker, di tutto quello che vuoi, che ti generano tra un 2 e un 4% annuale. Naga stesso ti permette di guadagnare un interesse sui tuoi fondi parcheggiati, tenendoli liberi e sempre accessibili. Quindi mi raccomando, la parte importante qui è che questi fondi siano svincolati, perché devono essere utilizzati proprio nelle emergenze. Ora, parte importante, il 50%. Questo 50% dove va? Va negli essenziali. Quindi questo 50% è ciò che ti tiene in vita. Attenzione, non quello che alimenta il tuo ego, quello che ti tiene in vita, cioè l'essenziale, il necessario. Sai qual è il dato più assurdo? Beh, che negli Stati Uniti, che hanno uno stipendio medio annuale di $40.000, che è tantissimo se ci pensi rispetto agli stipendi che abbiamo noi qua in Italia, nonostante questa cifra, la maggior parte delle persone non arriva a fine mese. E ti dico questo perché ancora una volta non è un problema quanto guadagni, ma è un problema quanto spendi, come spendi, e non è essere tirchi, è avere una gestione patrimoniale sensata. Quindi come vai ad allocare bene ciò che ti entra. E questo non è solo un problema americano, è un problema anche italiano, è un problema di tutto il mondo, di tutte le persone, che non hanno un minimo di competenze in ambito finanziario. Puoi guadagnare benissimo ed essere sempre al verde, oppure guadagnare poco e sentirti bene ed essere libero in un certo senso. Non è quanto guadagni, è quanto sprechi. Io a 20 anni, quando ho iniziato il mio percorso nel mondo degli investimenti, avevo un sacco di amici che, oltre a dirmi che cazzo stai facendo, giravano con orologi di marca, vestiti di marca, belle auto, ed erano sempre a far festa, a buttare soldi qua e là in discoteche e cose varie. Io al contrario avevo uno stile di vita molto più parsimonioso. Compravo vestiti del mercato, belli, ma comunque vestiti del mercato, niente roba di marca, orologi comprati su AliExpress a 1-2 euro e abitudini frugali. Non stavo sempre ad andare in giro, cercavo di concentrarmi nel imparare, nel crescere, quindi mi focalizzavo tutto su di me. E questo non era perché io fossi particolarmente intelligente, ma perché semplicemente non volevo appesantire il bilancio in casa. Perché mio padre era l'unico che lavorava, eravamo 3 fratelli e quindi i soldi non bastavano mai. C'era però, ricordo, una differenza cruciale, che la maggior parte di questi miei amici avevano in quel lasso di tempo, a quell'età, tra i 100 e i 200 euro sul conto, non di più. Tutto quello che entrava spendevano. Io avevo già 1.000 euro investiti. Non è tanto, è una cifra piccolissima. Per il medio allora era tanto. Ed è in quel momento che ho capito che la ricchezza non è ciò che si vede, ma è quello che non si vede. Loro erano ricchi fuori, ma sul conto in banca erano poveri. Quindi, cosa sono davvero gli essenziali? Vestiti di marca? Orologi di lusso? No, gli essenziali sono l'affitto, il mutuo, il cibo, bollette, trasporti, assicurazioni, tutto ciò che ti permette di stare vivo. Abbigliamento, non l'ultima collezione. Tutto ciò che ti serve davvero, tutto ciò che ti permette di essere vivo. Che cosa non è essenziale? Andare a cena fuori tutti i sabati sera o in discoteca. L'abbonamento al servizio di streaming che tanto non guardi mai. L'abbonamento in palestra che avrai sì e no visitato 2 o 3 volte quest'anno. Il leasing per guidare un'auto di lusso. Ecco, qui diventa necessario fare un piccolo lavoro. 1. Avere chiarezza su che cosa è veramente essenziale. Quindi apri i tuoi estratti conto dello scorso mese, guarda ogni singola voce di spesa e per ogni uscita chiediti: se non pago questo, muoio o perdo il lavoro o mi ammalo? Se la risposta è no, non è un essenziale, quindi puoi tecnicamente rimuoverlo. 2. Cerca di tagliare le voci più grandi nella spesa anche se sono essenziali, come per esempio il mutuo o l'affitto. Non sto parlando del caffè o del pranzo. Questi vanno eliminati se non hai abbastanza soldi da dedicare al resto. Le 2 voci più grandi sono il trasporto e la casa. Quando ti scade il contratto d'affitto, prova a fartelo abbassare. Per uno che affitta è molto meglio abbassarti il contratto d'affitto piuttosto che stare lì a cercare qualcun altro per affittargli casa.
Trasporto, non andare a prenderti l'ultima auto nuova, vai a comprarti dell'usato. Ecco, questa è la parte più importante. Fare un leasing per un'auto nuova è la spesa più stupida che si possa avere ed è più deleteria per il nostro portafoglio, perché stiamo investendo su qualcosa che si deprezza, oltre che si consuma con l'utilizzo. Quindi non ha assolutamente alcun senso. Se ti deve servire per andare a lavoro, per muoverti, allora valuta di comprare dell'usato. Io, anche oggi che posso permettermi di comprare la macchina che voglio nuova, continuo comunque a comprarla usata. Forse quando sarò decamilionario la comprerò nuova. Ma perché non mi interessa averla nuova? Perché è un qualcosa che utilizzo, sostanzialmente. Sì, mi piace che sia bella, quello che vuoi, va bene, sì, ma è un qualcosa che utilizzo, che so che tende a consumarsi e quindi nel mio caso preferisco investire quei soldi altrove piuttosto che in un'auto, piuttosto in un viaggio. Però questa è una mia scelta personale. Ovviamente c'è che comprare un usato affidabile, perché c'è anche quella parte lì che non è da sottovalutare. 3. Datti delle regole. La forza di volontà da sola non basta, perché se sei stanco, se sei sotto stress, tende a calare. Ti serve un sistema rigido. Ecco perché automatizzare tutti i processi è la soluzione migliore, perché rende questo sistema appunto automatico, indipendente dalla tua forza di volontà. Ti serve la forza di volontà all'inizio per settarlo, ma poi lui va in automatico e quindi non hai più necessità di stare lì a rincoglionirti, a seguire, a fare, metti questo qua, metti questo là. No, tutto va in automatico. Abbiamo visto il taglio delle spese, vediamo anche il taglio delle spese potenziali. Quindi che cosa ci rientra in questa categoria dell'essenziale? La tua prossima spesa, prima di farla, fermati un attimo e chiediti: è un acquisto d'impulso? Se la risposta è no, allora compralo, perché magari ci stai pensando da un po'. Se la risposta invece è sì, allora aspetta 7 giorni, ma davvero, mettiti una nota sul telefono, aspetti 7 giorni, se dopo 7 giorni ti interessa ancora quella roba lì, allora valuti l'acquisto. Se non te ne frega più niente, allora via, chiuso, e non spendere soldi per quella roba lì. Ti posso garantire che il 90% delle volte dopo 7 giorni ti sarai anche dimenticato di quella roba lì. Ti arriverà la nota sul telefono e ti dirà: oh, guarda che dovevi prendere questo. E tu dirai: ah, cavolo. Ecco, se dirai ah, cavolo, quella roba lì non ti serve, quindi lasciala lì, non comprarla. Se dopo invece 7 giorni lo vuoi ancora, allora chiediti: sto comprando il brand o sto comprando il valore? Perché se c'è l'equivalente che non è di un brand, di cui gli paghi sostanzialmente il marketing, ma che ha comunque un utilizzo, un valore pratico, reale, allora opta per quella soluzione lì. Infine, l'ultimo 10%, qui che cosa ci vanno? Le ricompense. Questa è una parte importante che spesso viene tralasciata e che io stesso tralasciavo. Le ricompense, quindi quegli extra, quei regalini che ci diamo o che diamo, che ci fanno vivere una vita migliore. Veramente non darlo per scontato, perché io per anni mi sono focalizzato solo in tutte le altre categorie. Questo 10% non esisteva, era infilato dentro gli investimenti. Lavoravo, cercavo di crescere e poi finisci con l'esaurirti o diventare veramente tanto stanco. È importante curare questo 10%, quindi creati un fondo in cui il 10% delle tue entrate viene inserito ed è utilizzato per farti stare bene. Vedilo come quel pasto libero che danno le diete, per permetterti di continuare. Ecco, funziona nello stesso modo ed è importante che sia così, perché una vita degna di essere vissuta è una vita che ci permette anche di fare quello che ci fa star bene. Quindi è importante dare anche uno spazio a questa parte qui. Il problema è che la maggior parte di persone là fuori fa il contrario. Spende tutto per ciò che lo fa star bene e per le necessità e taglia tutto il resto. No, bisogna focalizzarsi sulle necessità, dove va la larga parte, il 50%, una buonissima parte, il 25% che va negli investimenti, un pochino, un 15% nel fondo di emergenza e un minimo, la minima parte, la più piccola, che va qui, va nel farci star bene. E tu magari dirai: vabbè, ma io guadagno 10.000 euro, il 10% sono solo 1.000 euro all'anno che posso spendere per farmi stare bene. D'accordo. Il problema però non è la quantità di quel denaro, ma è la quantità del tuo patrimonio totale che devi far crescere. E quindi se all'inizio quella cifra è piccola, quel farti stare bene è piccolo, perché sono magari poche centinaia di euro o poche migliaia e non bastano, bene, allora ecco che tu hai la risposta. Devi crescere di più, a maggior ragione devi investire di più, devi crescere maggiormente affinché quella quota cresca con te, perché se è troppo poco oggi significa che hai un problema di spesa. Significa che stai spendendo troppo per ciò che ti fa star bene e non stai pensando, non ti stai curando di ciò che sarà il tuo domani. Se vuoi che questa cifra cresca, non devi cambiare la percentuale, il 10%, ma devi cambiare la quantità di denaro totale che entra. E questo vale per tutti gli altri campi. Qui dentro che cosa ci va? Ci va tutto ciò che il denaro non può darti. Qua dentro ci va tutte le cose che superano il valore del denaro. Vacanze, le vacanze con la tua famiglia, quindi le esperienze, le cene fuori, gli hobby, pittura, fotografia, sport, musica, lettura. Questa roba qui è ciò che ti mantiene vivo dentro ed è la parte importantissima, perché ti fanno stare bene, ti danno energia e ti aiutano anche a lavorare meglio. A me piace per esempio allenarmi a corpo libero nella natura, con gli anelli, con il sacco da box. Mi piace, mi fa star bene. Mi piace leggere, mi piace disegnare, mi piacciono gli anime, mi piacciono i fumetti, mi piacciono le carte da collezione, mi piacciono i videogiochi anche se non ci gioco più tanto. Mi piacciono i giochi in scatola, mi piacciono gli orologi. Ora per esempio vorrei provare ad andare a giocare a golf perché mi ispira. Ecco, questi sono hobby, sono cose per cui tendenzialmente spendiamo tempo e soldi, ma che ci ripagano in esperienze e soddisfazione mentale. Uscite ed esperienze con le persone che amiamo. I soldi che hai sul conto non ti tengono compagnia a 80 anni. Le persone ti tengono compagnia. I ricordi. E i regali, non per te, per gli altri.
Quindi questa parte di fondo è essenziale, anche se è più piccola, il 10%, ma è importantissima. Come gestirla? Apri un conto separato da quello delle tue spese, da tutti gli altri. Io per esempio l'ho chiamato il conto Experience e qua sopra ci fa arrivare ancora una volta in modo automatico quel 10% del tuo reddito mensile, le tue entrate mensili, che sarà poi destinato per farti stare bene. Se ti entrano 2.000 euro al mese, ci metti 200 euro al mese. Se te ne entrano 5.000, ce ne metti 500, che non vuol dire che devi spenderli sempre. Puoi anche accumularli e spenderli poi tutti in una volta. Però ecco, è importante che comunque questa parte ci sia. Ed è importante che anche questa parte ti generi interessi. Quindi di nuovo inseriscila da qualche parte dove ti genera appunto interessi e che non rimanga lì morta. Perché poi tante volte magari tu vuoi fare una vacanza all'anno bella, raccogli i soldi per un anno, ecco, man mano che li raccogli devono renderti qualcosa. Un po' come utilizzi il fondo emergenza, fai anche in questo caso. E mi raccomando, non barare. Una volta che quei soldi sono spesi, non integrarne altri togliendoli da altre parti. No, aspetta il mese successivo e lascia che in automatico si riempano. Cioè utilizzalo come un secchio che si riempie e che tu ogni tanto vai a svuotare. E poi lui si riempie e tu lo vai a svuotare. Se non ci sono abbastanza soldi per ciò che vuoi fare là dentro, devi aspettare. È importante che sia così. Ecco, in quel caso sì, sei obbligato ad applicare la tua volontà per fermarti e non spendere oltre quello che ti puoi permettere di spendere. Bene. Abbiamo coperto tutto, è stato un video abbastanza lungo, ma ci tenevo che tu avessi veramente tutto chiaro. Quindi 25% per la crescita, ETF, immobili, competenze, business, tutta questa roba qui, tutto ciò che ti produce più entrate, 15% per la tua stabilità, mi raccomando 6 mesi di spese raccolti qua dentro e in un conto deposito che ti generi interessi. Poi ricompense 10%, questa è la tua parte di felicità, anche questa in un conto che ti genera rendimento, e poi 50% che va negli essenziali, cioè ciò che ti serve veramente per vivere, un tetto sulla testa, i trasporti e il cibo. Qui c'hai il 100% perfetto del tuo reddito distribuito in modo intelligente, con intenzione. Non attraverso la forza di volontà, ma attraverso un sistema che agisce per te. Perché la differenza tra chi costruisce ricchezza e chi non la costruisce non è il reddito, ma è la struttura. Chi ha struttura vince sempre nel lungo periodo, non importa ciò che succeda. Quindi adesso è una sola cosa da fare. Prendi carta e penna o un foglio Excel e calcola esattamente quanto ti sta uscendo, quanto ti sta entrando e quanto di quelle entrate va diviso in tutte queste categorie, 25%, 15%, 10%, 50%. Una volta impostato, crei nel tuo conto in banca di base dove ti arrivano i soldi, bonifici automatici in altri conti o in altri segmenti su cui investi, per esempio puoi utilizzare Naga, per il tuo conto stabilità, per il conto delle tue spese, per il tuo conto gioia. Inizia immediatamente, non aspettare, non rimandare, è ora il momento per farlo. E se hai domande per qualsiasi cosa, per la tua situazione specifica o su quali ETF guardare, su quale conto deposito scegliere, su come iniziare a investire, qualsiasi cosa, scrivimelo qua sotto nei commenti. Ti ricordo, ti lascio qua sotto anche il link di Naga. Si apre un account, depositi 100 euro, ricevi un'azione gratis fino a 120 euro e ci puoi fare quello che vuoi. Mi raccomando, condividi questo video con qualcuno a cui vuoi bene, ma seriamente, perché queste cose non le insegnano a scuola e prima le si impara, meglio è per tutto il resto della nostra vita. Ti lascio anche qui gli ultimi miei video più importanti e se clicchi qua puoi registrarti gratis a Naga e iniziare a investire. Ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.